Alla fine o finalmente? Vediamo quale scegliere in italiano. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi parleremo della differenza tra alla fine e finalmente, che sono spesso molto confusi dagli studenti di italiano. Sembrano molto simili, ma la loro differenza di significato è davvero molto grande. Quindi cerchiamo di capire come si usano con degli esempi in contesto. Prima di iniziare però voglio dirti che se i miei video ti aiutano a migliorare in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta tantissimo a far conoscere il mio canale a più persone. E allo stesso tempo molte persone che guardano i miei video in realtà non sono iscritte al canale, quindi se stai guardando questo video e non sei iscritto o iscritta al canale, sai che cosa fare. Iscriviti al canale così non perderai tutti i video futuri. Fantastico, adesso iniziamo con la lezione di oggi e parliamo di alla fine. Alla fine è un'espressione che si usa in italiano per dire all'ultimo momento di qualcosa. Quindi si usa per esprimere qualcosa di conclusivo, di finale rispetto ad altre cose. Quindi usiamo alla fine per dire che qualcosa è successo alla fine dopo qualcos'altro. Per esempio, alla fine siamo arrivati in tempo per prendere il treno. Alla fine siamo arrivati in tempo per prendere il treno. Quindi stiamo dicendo che dopo tante cose, alla fine siamo arrivati in tempo e abbiamo preso il treno. Oppure possiamo dire: alla fine ho deciso di prendere il volo delle 11. Alla fine ho deciso di prendere il volo delle 11. Quindi in questo caso forse prima avevamo fatto altre scelte e poi alla fine ho deciso di prendere questo volo. Inoltre alla fine può essere anche usato per fare riferimento a qualcosa che abbiamo detto o menzionato in precedenza, quindi prima nella conversazione. Per esempio, stavo cercando di ricordare il nome dell'attore, ma alla fine mi è sfuggito. Stavo cercando di ricordare il nome dell'attore, ma alla fine mi è sfuggito. Quindi io stavo cercando di fare questa cosa, di ricordare il nome dell'attore, però poi mi è sfuggito, cioè non riesco più a ricordarlo. Quindi usiamo alla fine per parlare di un evento che è successo dopo qualcosa che abbiamo menzionato in precedenza. In questo caso ricordare il nome dell'attore. Oppure abbiamo discusso di molti argomenti durante la riunione, ma alla fine siamo arrivati alla conclusione che era necessario fare una pausa pranzo. Abbiamo discusso di molti argomenti durante la riunione, ma alla fine siamo arrivati alla conclusione che era necessario fare una pausa pranzo. Quindi anche qui stessa cosa, usiamo alla fine per parlare di qualcosa che è successo dopo un evento che abbiamo menzionato in precedenza, cioè la riunione, e poi abbiamo deciso che era necessario fare una pausa pranzo. Ricorda che a volte alla fine può essere anche sostituito da infine. Ricorda però che infine è un po' più formale e lo usiamo spesso per indicare qualcosa alla fine di un elenco o anche qualcosa che abbiamo menzionato in precedenza come alla fine. Per esempio, ho fatto diverse ricerche e infine ho trovato quello che cercavo. Ho fatto diverse ricerche e infine ho trovato quello che cercavo. Oppure, proprio nel caso di un elenco, hanno chiamato i bambini, le donne e infine gli uomini. Hanno chiamato i bambini, le donne e infine gli uomini. Ora però cerchiamo di capire come si usa finalmente, che è molto diverso. Ovviamente questo avverbio ha una relazione con alla fine, dal punto di vista del significato generale sono molto simili, ma l'intenzione con cui usiamo finalmente è completamente diversa da alla fine. Infatti in italiano usiamo finalmente per esprimere sollievo, gioia per qualcosa che è successo dopo tanto tempo o per qualcosa che abbiamo fatto con molte difficoltà. Per esempio, finalmente sono riuscito a finire il progetto.
finalmente sono riuscito a finire il progetto. Quindi dopo tanto tempo, dopo una lunga attesa, dopo tante difficoltà, finalmente adesso sono sollevato e felice perché ho finito il progetto. Oppure, finalmente è arrivato il mio turno di parlare. Finalmente è arrivato il mio turno di parlare. Quindi dopo una lunga attesa ho aspettato tanto tempo e adesso finalmente tocca a me. Finalmente parlo io. Oppure, questa è una frase che possiamo dire ai nostri amici ritardatari, cioè che arrivano in ritardo. Finalmente sei arrivato, ho aspettato per mezz'ora. Finalmente sei arrivato, ho aspettato per mezz'ora, cioè dopo una lunga attesa. Mi sono anche arrabbiato, sei arrivato, finalmente. Quindi è abbastanza chiaro che finalmente e alla fine sono molto diversi. Infatti, alla fine è abbastanza neutro e indica all'ultimo momento, alla fine di qualcosa. Finalmente invece sì, indica alla fine di qualcosa, ma alla fine di una lunga attesa, dopo tanto tempo, dopo tante difficoltà, serve per esprimere sollievo, è molto diverso. Prendiamo per esempio queste due frasi e usiamo in una alla fine e nell'altra finalmente. Alla fine siamo arrivati alla stazione. Finalmente siamo arrivati alla stazione. Queste frasi sono molto diverse, infatti nella prima frase alla fine siamo arrivati alla stazione stiamo dicendo che dopo una serie di eventi, per esempio svegliarsi a casa, prepararsi, fare colazione, prendere un taxi, alla fine siamo arrivati alla stazione. È una frase neutra, non ci sono emozioni. Se invece dico finalmente siamo arrivati alla stazione, significa che dopo una lunga attesa, dopo tanto tempo, dopo tante difficoltà, finalmente siamo arrivati alla stazione. Magari dopo tanto tempo perché la strada per arrivare alla stazione è molto lunga, oppure dopo tante difficoltà perché forse abbiamo trovato tantissimo traffico. Insomma, siamo sollevati, siamo contenti di essere arrivati alla stazione e questa frase non è neutra, ci sono molte emozioni. C'è l'emozione di felicità, sollievo. Quindi è chiaro, riesci a capire la differenza? Adesso prova a scrivere qui sotto nei commenti delle frasi usando alla fine e finalmente, così puoi mettere in pratica quello che hai imparato. Prova anche a correggere le frasi degli altri studenti, così che potete aiutarvi tra di voi. E ovviamente guarderò anche io le frasi, così che potrò darvi il mio feedback. Noi per la lezione di oggi abbiamo finito e mi raccomando, non dimenticare di lasciare un bel mi piace se questa lezione ti ha aiutato e anche di iscriverti al canale per non perdere i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!